ragazzi, tutti dicono, sta moto non è male, per niente. 2 o 3 sono svenuti, secondo me. E poi mi ha guardato e mi ha detto, guarda che sta moto non va mica male, manca un po' di sotto. Ti dirò che Dio, ho detto, lo sapevo. Da lì, ragazzi, ve lo giuro, non è per dire le cavolate, da quel momento lì ho capito che si poteva fare. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un'altra puntata di Mic Bubble. Io sono Andrea Migno e come sempre con me il mio co-host Filippo Carloni H. Fisci. Ciao a tutti. Oggi insieme a noi, finiamo gli applausi, oggi insieme a noi una figura che di piloti per le mani ne ha avuti tanti, uno in particolare, direttamente da Tavuglia con il numero 64, Alessio Uccio Salucci. Ciao Alessio. Mamma mia, quale onore e piacere essere qui. Come va quest'anno, tra l'altro? Come abbiamo iniziato? Quest'anno abbiamo iniziato abbastanza in salita e soprattutto abbiamo fatto test in Valencia l'anno scorso nel 23, che sembrava che le moto comunque funzionassero già molto bene. Abbiamo fatto un inverno per fortuna sereni e tranquilli, perché poi una bella stagione nel 23, abbiamo provato le moto nuove, eravamo contenti. Poi siamo arrivati in Malesia al test e da lì abbiamo iniziato a capire le prime difficoltà di questa nuova moto, per noi nuova ma 2023, che aveva un gran grip sul posteriore, quindi i ragazzi facevano fatica a farla girare e anche in frenata non si fermava, spingeva troppo il motore, e come tu ben sai perché ci stai lavorando su questa cosa. E da lì sono iniziate un po' le prime difficoltà. Poi dai, per fortuna le gare siamo partiti un po' indietro, abbastanza indietro, però sempre un po' più vicini al primo, anche se non nelle posizioni che ci interessavano noi. Però io dentro di me sto vedendo un po' un miglioramento. Io vedo un crescendo anche quasi molto veloce, tra l'altro. È molto veloce. Purtroppo Fisci nel nostro sport il tempo, come tutti gli sport ad alto livello, il tempo è denaro. Quindi sì, per fortuna adesso siamo arrivati da Jerez, che abbiamo fatto un weekend secondo me fantastico, figlio del lavoro che avevamo fatto a Austin, perché a Austin si sono visti veramente i primi miglioramenti dei due ragazzi, sia di Dija che di Bez e del team. E poi a Jerez per fortuna abbiamo concretizzato. È vero che è stata un po' una pista a nostro favore, perché Jerez, come tutti sappiamo, è una pista dove non c'è grip, e quindi noi dove non c'è grip per noi è meglio, perché la nostra moto ha troppo grip, soprattutto dietro. Però abbiamo fatto terzi, poi Dija sesto, settimo, adesso non mi ricordo neanche, ma comunque anche lui ha fatto una gara importante, con dei tempi veri. E poi soprattutto abbiamo fatto il test lunedì, che Mig poi è il nostro tecnico e coach di pista, lo sa meglio di me. Abbiamo fatto dei test lunedì molto positivi, perché comunque il lunedì a Jerez era molto molto grip, perché durante il weekend la pista si è gommata, e nonostante il molto molto grip, dove noi dovevamo andare un po' più piano, siamo andati bene. Quindi buono, sì, positivo. Arriva Le Mans, e Le Mans secondo me è un po' adesso non voglio mettere pressione ai ragazzi, è tutto un po' il progetto, però è una prova per noi molto importante, perché arriviamo su una pista invece che ha molto grip, abbastanza grip, e capiamo subito a che punto siamo, ecco. Ma infatti poi Bez l'anno scorso è andato bene, siamo in un momento decente, bello, ci piace, e adesso vedremo come andrà. Ma essere, chiamiamolo team manager comunque, perché quello sei di un team MotoGP, che emozioni ti dà? Cioè, quanto ti stai divertendo, quanto sono le pressioni, le responsabilità e le gioie comunque anche che vivi durante i weekend? Allora, mi sto divertendo tantissimo, perché mi è sempre piaciuto un po' fare questo lavoro nella gestione di un team. Ho iniziato nel 2014, tu hai corso anche con noi, con me, un po' di anni, dalla Moto 3, poi siamo cresciuti, abbiamo fatto la Moto 2, e poi io a Vale, come sono sempre io, abbastanza istintivo, dopo a breve 2020 facciamo la MotoGP. E lui mi ha detto: sei sicuro, siamo pronti? E io naturalmente sì. E lui mi ha fatto aspettare un altro anno, per fortuna, e poi nel 2022 abbiamo fatto il grande salto, quindi c'è andato in progressione Moto 3, MotoGP, Moto 2, MotoGP. Per rispondere alla tua domanda, come mi sento? Mi diverto tanto, la pressione, vuoi o non vuoi, io di mio non la sento la pressione, la sento, sai, quando cammino per strada, che la gente mi ferma e mi dice: oh no, madonna, che lavoro che state facendo, bravi, siete il continuo di Vale nelle moto, siete l'Italia, bravo Uccio, bravo Bez. Da lì vado a casa e dico:
ma mi fermano tutti, no? Dal più lì che nel venerdì, il sabato e la domenica. E da lì mi rendo conto, no? Perché mi ferma dal bambino di 4 anni al signore di 70, ok? Quindi dico... Che vedono le moto. Che vedono le moto e ci rivedono noi e ci dicono... Allora dico, mamma mia, qui... lì mi rendo conto, ma è una pressione positiva, nel senso, è bello che la gente ancora riveda, cioè comunque, quando Vale ha smesso, cosa potevi fare? Se non provare a fare un team, provare a fare un'academy soprattutto, crescere i ragazzi e cercare in ognuno di loro un po' di Vale, no? Secondo me il nostro messaggio doveva essere quello, la nostra missione, ok? Però sai, quando parti nel 2013 che trovi lui, che trovi Beth, che trovi non sai questi ragazzi, primo non sai quanto tu sei bravo ad insegnargli, perché io, Carlo, Albi, non abbiamo mai insegnato a Vale come andare in moto, abbiamo cercato di trarlo, ma Valentino era Valentino. Qui partiamo da un foglio bianco, no? Quindi non è facile, non è stato facile, però secondo me, cavolo, tra l'Academy e il team abbiamo fatto un bel lavoro e quindi il lavoro che è stato fatto lo percepisci dalla signora o dal bambino, che sono i migliori interlocutori, sono quelli che ti dicono la verità, sono io guardo quelli, sono i clienti quando alla fine di base sono quelli veri, sono quelli che ti guidano da una parte o dall'altra, secondo me, almeno io l'ho sempre pensata così. Poi non era scontato che andasse così bene durante tutti questi anni, perché avete fatto un bel lavoro quando alla fine si può dire quello, tocca alzare le mani, insomma. Ma infatti tra Moto3, Moto2 e MotoGP, cioè, pensavate all'inizio di arrivare in MotoGP o comunque già di vincere delle gare in MotoGP? E come è stato fare il team Moto3? Mi ricordo che già solo fare il team Moto3 e Moto2 all'inizio. Aggiungo una domanda, perché poi si chiede sempre ai piloti le differenze tra Moto3, Moto2 e MotoGP, ma forse dal punto di vista tuo potrebbe essere anche quasi più marcata la differenza, o no? Guarda, sono 3 categorie, tutte e 3 difficilissime, diverse l'una dall'altra, ma tutte e 3 con le loro difficoltà. Guarda, io non voglio dire una cavolata, ma secondo me la Moto2 è una delle categorie che abbiamo avuto il team, ci siamo fatti un mazzo così, e lì andare forte è veramente... E non guardare le mani, guarda le braccia proprio. Scusate il gesto, è stato veramente tosta, perché sono moto che vanno tutti uguali, devi cercare di lavorare su delle altre aree. Anche io, bene o male, sono sempre stato in MotoGP per fortuna, quindi quando penso di fare il team MotoGP non ti dico che pensavo fosse più facile della Moto2, ma avevi già un po' più avevi già visto un po' l'ambiente, sapevo cosa avrei dovuto fare per cercare, non parlo di io ma tutto il nostro gruppo, per cercare di andare forte, ok? In Moto2 è stata un po' più complicata, quindi la categoria un po' più ostica, almeno per me personalmente, è stata la Moto2, perché sono moto non da corsa, prima di tutto, perché sono moto il motore di serie, hanno il cambio stradale, quindi già i ragazzi comunque sono formati con una Moto3 che arrivano con un cambio che è come quello della MotoGP, la Gardeline lavora più o meno così, passano un cambio stradale, primi problemi. Le moto sono tutte uguali, le gomme sono delle gomme che è veramente delicate. È una categoria tosta, quindi per rispondere un po', la Moto2 è stata quella con cui abbiamo fatto un po' più fatica. Poi in realtà abbiamo vinto il mondiale team nel 2020, l'abbiamo perso per pochi punti con Maro contro Bastianini sempre nel 2020, vinto il mondiale con Pecco nel 2018, quindi siamo stati contenti, però abbiamo dovuto veramente spingere. Bello, mi ricordo, eri con noi? Sono stati dei begli anni sicuramente. E invece scusa, ma abbiamo parlato dei piloti che hanno vinto il mondiale come Pecco e tutto, cioè com'è nata l'Academy? Cioè io lo so, ma lo chiedo perché voglio farlo arrivare a chi ci ascolta, insomma. Anche io di base non lo so, però voglio sentire anche nei dettagli, appunto, come avete fatto a fare l'Academy e quando l'avete fatta? Pensavate andasse così, meglio, peggio? Ma poi dall'Academy al team, tra l'altro. Adesso avete tempo? A te ce l'hai? Sì, ancora c'è il sole. Ma poi guarda, siamo in un posto meraviglioso, quindi qua si sta proprio bene. Sa una puntata di mela verde di fuori dopo. Oggi ci sono le arance. Sì, esatto, le pesche di Montelabate. Allora, torniamo seri. Aspetta. Almeno proviamoci. Anche un'allegria ci vorrebbe. Infatti mi si avrei messo più Osvaldo, bevi l'acqua. Volevo mettere questo. Allegria.
Racconta. Allora, l'Academy è nata principalmente perché praticamente, lo sai, in palestra venivano comunque i vari Franco, i vari Sitch prima, vabbè, eccetera eccetera, c'era il Maro, te, Nelly, ok, e allora a Valle gli chiedevano sempre. Siamo nel più o meno 2012, 13. 11, 12, 13. Questo lasso di tempo qua, ok? Vabbè, il SIS prima, però poi io ti parlo dell'11, 12, 13, questi 3 anni qui, più o meno. 11, 12, Vale diceva, Uzzo, ricordati di scrivere a Dainese per una tutta. Io dicevo, per chi? Per un ragazzino che l'ho incontrato in palestra. Vabbè, ok. Questo forse era per te, no? Forse Franco, perché Franco. Mi ricordo che Franco fu il primo, Franco forse, Franco Morbidelli, sì, grande Franchi. Poi un casco, poi una cosa, poi un'altra. E io lì per lì sinceramente ero molto concentrato sul fattore Vale, no? Quindi non pensavo ad altro in quel momento lì, no? Invece Vale è sempre molto lucido, lungimirante, intelligente, è riuscito a, secondo me, questa è la mia visione di come è nata l'Academy, poi magari c'è qualcun altro che ha un'altra visione, però penso, ha avuto proprio, perché invece di questi ragazzi aiutarli semplicemente con una cosa o un'altra, non proviamo, visto che sono venuti loro da noi, perché l'Academy è nata al contrario, non è che è nata l'Academy prima abbiamo scelto i piloti, prima sono arrivati i piloti poi è nata l'Academy, no? Okay. Che hanno richiesto con l'esperienza che avete, loro richiedevano semplicemente un caschetto, una tuta, guarda sto parlando con questo team e voglio di fare una telefonata, robe molto molto da bar, molto spicce, molto genuine, una mano, okay? Una mano, una vera mano, la romagnola, la marchigiana o Danamen, no? Sì. E Vale mi diceva a me, naturalmente mi diceva guarda questo, quell'altro, ma cavolatine. E poi dopo un giorno mi ricordo che ci ha chiamato a me, ad Albi, a Carlo in barca, dobbiamo fare un pranzo in barca perché ho un'idea. Ostia, armiamoci di pazienza, si muove qualcosa. E siamo andati a questo pranzo meraviglioso secondo me in tutti i sensi, uno perché eravamo in barca, uno perché eravamo nel mare e uno perché è stata la prima volta che ho sentito la parola Academy. Quindi è nata subito già la parola, non era scontata. No, lui ha detto io voglio fare un'Academy, perché invece di aiutarli così di qua di là, secondo me abbiamo tutti l'esperienza, tutti siamo abbastanza adulti e strutturati, no, strutturati ancora no, però ci struttureremo per cercare di aiutare questi ragazzi a livello serio. E non dovete dirmi subito se avete voglia o non avete voglia, Vale ci disse, perché è una cosa molto importante. È una cosa che bisogna lavorare, una responsabilità, un bell'impegno, e c'è un punto finale molto importante che ci disse: non ci sono soldi per nessuno di voi tre, perché comunque dobbiamo partire da zero, dobbiamo investire, voi per fortuna avete delle entrate da me, disse, già per il lavoro che fate per me, avete voglia, e disse non ditemelo subito, ditemelo tra un po' vuol dire qualche giorno, non tra un po' oggi. Oggi ve l'ho detto. Oggi ve l'ho detto e adesso ci divertiamo, no? Sul tuo grande stile. E io gli ho detto subito di sì, ma non ho finito neanche di bere il caffè, perché comunque sia, dai, l'idea vi ha preso bene. L'idea mi ha preso bene, poi aiutare i ragazzini, l'ho metabolizzato un attimo, secondo me era una cosa molto romantica, era una cosa che ci stava. Anche se avevo solamente un po' paura che poi perdesse un po' di concentrazione lui con il suo lavoro, perché comunque si parla sempre del 2012, che eravamo in Ducati, 13, quegli anni lì, appena arrivati, tornati in Yamaha, noi dovevamo ancora dimostrare di essere più forti, ok? Quindi avevo un po' paura che togliesse un po' di concentrazione lui, però poi ho pensato che conoscendolo questa cosa qui lo poteva solamente rendere più tranquillo, più felice, e poi si allenava con loro, quindi di conseguenza l'allenamento, anche lui, se no andavamo da soli a allenarsi, io non giravo, arrivavamo lì, lui col kart, che sia con la moto da cross, che sia con quello, noi comunque eravamo da soli, oppure c'era qualche nostro amico che girava, ogni tanto, per caso, dove andava, prendeva 4 secondi al giro in qualsiasi posto dove noi non potevamo andare. Ma questa cosa gli dà la mano anche a lui, magari più stimoli anche per correre. Assolutamente, comunque confrontarsi con questi qua che arrivavano giovani, comunque cagnerotti, belli caldi, spinta, con la spinta giusta. Comunque quando noi avevamo già più di 30 anni, ti arriva un migno con 15-16 con la cazzimma, anche per stare davanti, che sia range, che sia go-kart, che sia mini GP, che sia quel che sia, in 7-8 già tocca badar lì, no? Tutti fame quelli, a tutti fame, poi no, Vale, adesso torniamo con Vale, quindi gli facciamo vedere anche noi, no? Che era giusto, no?
Certo. E quindi secondo me anche lui l'ha aiutato molto a forse a fare qualche anno in più di corsa, no? di carriera, di MotoGP. Poi dopo, questo qui ti dico che era secondo me maggio, giugno, i primi caldi, 2013. Arrivo al Saxony, quindi luglio. Qualche settimana dopo, un mese dopo. No, questo ve lo dico così, forse l'ho raccontato a qualcuno, ma poca gente. Mi chiama Carmelo, no? Ostia, lo vedi Carmelo? Un'altra telefonata. Prima cosa ti guardi in giro. Così ho fatto qualcosa. Lo devo fare. Aiuto, aspetta. Ora, un saluto a Carmelo, ciao grande. Carmelo. Ciao Carmelo. Non lo conosco. Carmelo Esperetta. No, sì, ma non sono mai andato a giocare a 3-7 al bar di su. Con Carmelo. Comunque secondo me ti troveresti bene. Ha Sì. un po' il tuo stile. Sì. Gioca a golf, anche te c'hai un po' lo stile da golf. Ma proven, dai. Mi chiama Carmelo al sax e mi dice: guarda, bisogna di parlare con te 5 minuti. Vado lì e mi dice: guarda, c'è Sky che vuole entrare a livello televisivo nella MotoGP, nella Dorna. Prima volta passava da Mediaset, penso, Sky. E mi dice: e loro vorrebbero fare anche un team di Moto3. E uno più uno. Ho detto: oh, guarda, mamma mia. Ho detto: ma a livello budget, guarda, loro mettono il budget, ok, e voi gestite, però il team è il vostro. Io ho detto: mamma mia, Meglio di così. ho fatto passare, questo era venerdì del Saxony, non giovedì, se non mi ricordo, il weekend del Saxony del 2013. Ho fatto passare il weekend e lunedì ho parlato con Vale. Gli ho detto: Vale, cosa pensi? Abbiamo avuto questa, è tutta da scrivere, perché sono le prime 2 parole di Carmelo, non è che fa in TV, cioè dobbiamo mettere giù la situazione giusta, ecco. Certo. Però c'è questa possibilità. E quindi, per chiudere sta pezza enorme, che sono un bel pezzomane di base, poi si parla di queste cose qua, mi piacciono, alla fine del 2013 siamo trovati con l'Academy e col team. Alla fine del 2013. Ma quindi poi le cose sono scollegate tra di loro? O lui lo sapeva che c'era questa possibilità? No, erano completamente scollegate. No. Prima Vale ha pensato all'Academy e poi Carmelo, è arrivato Carmelo con Sky. Pensa. Ma quindi anno. bello. Sì, e voi anno. subito 2 piloti Academy, c'era Fenati e Pecco. Fenati Bagnaia, sì. Bello. Fenati Bagnaia, perché io poi dopo, sinceramente, a me piaceva molto Romano Fenati, perché aveva fatto quel 2012 fantastico e secondo me era un talento della Madosca. Ospite, invitato anche. Davvero? Grande, sì, Feni. arriverà anche Feni Fai. Allora lo chiamai, parlo anche italiano corretto, lo chiamai a Indianapolis del 13 e gli ho detto, nel motorhome, avevamo un motorhome in affitto, gli ho detto: guarda Romano, l'anno prossimo noi facciamo un team di Moto3. E lui Poi con una bella squadra. Sì, però lui aveva le offerte da tutti. Sì, da tutti i era... big team, di tutti. Noi eravamo noi quando io ho chiesto se veniva con noi non c'era neanche un pannello di un box, ok? E lui aveva le offerte da Red Bull, da tutti i top team, adesso non mi ricordo, a quello di Vignales, si chiama Calvo. Tutti i top team dell'epoca, no? Però io ho detto: provarci non ci costa niente, non mi costa niente, vorrei Romano e ci provo. E l'ho chiamato nel motore, gliel'ho detto. Lui mi ha guardato e mi ha detto: stavo parlando con Aio. Gli ho detto: guarda, Dio buono, alzo le mani con Sua Maestà è un team affermato. Poi invece alla fine, dopo una settimana, ha detto: va bene, io voglio venire con voi. Poi l'obiettivo numero 2 o 1 pari era Pecco, perché a noi ci piaceva Pecco molto e correva col Team Italia aveva fatto una stagione bella l'anno prima, però secondo noi aveva un gran talento e abbiamo preso Pecco, quindi coppia Romano Fenati, Pecco Bagnaia. Ma è già un top team il primo anno praticamente, poi mi ricordo una gran stagione, ricordo. Sì, grande stagione, primo anno abbiamo vinto la seconda gara e abbiamo vinto la seconda gara, penso, in Argentina, non mi ricordo, lo sai. Sì, te un po' di Podio, in Argentina. Sì, vabbè, comunque una delle prime gare. Una bella stagione fino a metà campionato, più o meno. E dopo la Honda aveva portato la moto più buona. Più forte, la Honda, noi siamo un po' persi. Comunque, bilancio molto positivo. Ma adesso appunto sei diventato general director del team, direttore generale del team, giusto? Mi è piaciuto. General director, sì. Come si dice anche in America? Così, general manager, GM. Sì, general manager. Bello il general manager. Io sono quello che se le cose vanno bene non mi caga nessuno, se le cose vanno male è colpa mia. Come gli allenatori del pallone. Io sono quello lì, di base. Per quanto riguarda il team MotoGP. Ma in Academy sei stato contento? Immagino. Che emozioni sono state le più belle che hai vissuto? Guarda,
non è perché sei qui, ma forse una delle più belle, la metto sul podio, la tua vittoria del Mugello. Sì, io lì penso che con Vale, io penso che l'abbraccio che mi ha dato Vale, che ci siamo guardati e ci siamo abbracciati, cioè se lo stringevo così forte in un altro momento gli avrei fatto male, invece anche lui era un momento veramente gasato e quindi nella pit lane ti sei arrivato, ti abbiamo gonfiato di botte, però grandissima gioia. Con l'Academy ci sono tanti momenti, questo qua me lo ricordo in modo particolare perché sei sempre stato uno che andava molto molto forte, ma però che raccoglieva secondo me poco per quello che andavi, quindi vittoria al Mugello strameritata. Poi vabbè, dai, tante cose. Con Pecco, ma tutti MotoGP, Franco, Moto2, il primo mondiale Academy, secondo me questa è una grandissima emozione. Franco il primo podio di Italtrans, perché comunque Italtrans io ero andato lì a piangere in turco di dirgli prendi sto ragazzino che non lo conosce nessuno, che era Franco, poi loro comunque un po' di fiducia, un po' comunque io andavo col nome di Vale, vuoi non vuoi, l'ha preso quando lo vedi che poi fa il podio da gusto, perché comunque ci hai messo il cuore, l'anima per trovargli il posto, quindi dai, un sacco di emozioni. Poi io sono uno che si dimentica purtroppo spesso, ma comunque di un po' di generale, ma tanta roba, tanta roba. E vincere un mondiale da capo di un team invece cosa si prova? Quello lì l'ho provato nel 2018 con Pecco, ciliegina sulla torta, tanta roba. Però l'emozione che ho provato nel 2023 è la prima gara in Argentina di Beth, quella non me la dimenticherò mai. Ostia, sì, col team MotoGP. Sì, quando sono andato sul podio, ragazzi, veramente è stato la coronazione di veramente di uso. Potevo anche smettere lì. Ma fare il team era una roba che ci avete pensato quando avete fatto il team della Moto3, ad esempio. Avete detto faremo anche il team MotoGP subito, già un nostro obiettivo, oppure ci siete arrivati col tempo vedendo abbiamo fatto la Moto3 bene, Moto2 abbiamo vinto anche il mondiale, facciamo anche la MotoGP? Siete stati voi a farci decidere di fare i team, nel senso di dove fare i team. Io ho sempre lavorato, parlo io poi con Vale, con tutti noi abbiamo sempre lavorato in funzione alle vostre esigenze, alla vostra crescita, no? Inizialmente eravate giovani e cominciamo a fare la Moto3. Certo, fare la Moto3. Caso facevamo la MotoGP a fare. Poi siete cresciuti, abbiamo fatto la Moto3, la Moto2. Poi non c'era più nessuno in Moto3, abbiamo chiuso la Moto3, abbiamo lasciato la Moto2. Poi siete cresciuti, abbiamo fatto la MotoGP. Quindi i team sono, poi la gente queste robe qui, non so se da casa magari non arrivano, non si percepiscono. Comunque i team nostri sono sempre stati fatti in funzione dei ragazzi dell'Academy. Ok. Quindi non ci abbiamo pensato di fare il team MotoGP fino a quando una cosa ha tirato l'altra. Non aveva stato bisogno, secondo noi, che il Maro era pronto a fare la MotoGP nel fine del 2020. E abbiamo detto, cavolo, bisogna che ci organizziamo per la MotoGP. Ci pensiamo seriamente. Il Bel sta arrivando. Ci pensiamo seriamente. Infatti, Bezzecchi Marini MotoGP del 2022. Ho capito. Poi c'è sempre questa cosa che fate sempre le robe per farle ben bene, tra l'altro. mi sembra. Fisci, purtroppo, per fortuna, noi quando lavoriamo, io dico sempre nelle riunioni, noi dobbiamo sempre pensare che la rappresentiamo il più forte della storia, ok? Nel suo ambiente. Non è che presentiamo il più forte della storia, abbiamo aperto una linea di abbigliamento e col 46, col 46 che magari c'è anche dico casual, no? Ma invece noi siamo andati nel suo mondo, quindi già grazie che ci fai stare qui, Vale, quindi siamo qua e dobbiamo provare a fare il massimo, perché portare avanti siamo degli scemi, saremo degli scemi. Non è sempre facile. Quello infatti, ragione. Le robe brutte quali sono? Anche quello, perché si parla delle robe belle. Troppe ce n'è di robe brutte. Cioè, nel senso, robe brutte adesso non lo so, però noi proviamo a fare sempre il massimo, anche perché, ripeto, io tutte le volte che parlo loro, nelle riunioni, parliamo insieme, io penso sempre a lui e chi rappresentiamo, e quindi lui a questo sport, fare le cose nel suo stile, a questo sport ha dato il 1000 per 1000. Noi siamo qua grazie a lui, noi dobbiamo dare il 2000 per 2000. Ok, per far ben bene, questo ben benissimo. È il mio... il tuo vibe, il tuo mood. Il mio vibe, come si dice adesso? Vibe? Sì, va di modo di brutto. Adesso sono 3-4 parole nelle riunioni. Allora, vibe, aspetta, poi c'è condivisione, un'altra parola. Allineato, siamo allineati. Demanding mi piace, anche demanding è bello. Ma visto che parlavamo di MotoGP e parlavamo di Vale, qui apriamo un capitolo devastante. Qui cominciamo a tirare fuori. Adesso voglio far venire fuori aneddoti e cose varie. Ti ho detto che non mi ricordo niente. Sì, ma adesso arrivano. Io innanzitutto
per raccontare tutta la storia con Vale, voi da quant'è che vi conoscete? Come è nato tutto? Da quant'è che vi conoscete? Ci conosciamo dall'asilo. Io mi ricordo di Vale, di Pirro, di miei amici che per fortuna frequento tuttora. Io mi ricordo i primi ricordi della mia vita, mi ricordo Vale, mi ricordo Pirro, mi ricordo loro, i miei amici. E all'asilo davanti alla casa di Benelli, Silvio, prendete da Betanello. Sì, ragazzi, voi non lo conoscete, ma comunque... Saluta Nello, ciao Nello. Allegria! Ciao Nello! Ciao Nello. E quindi io mi ricordo lì che noi c'era una discesetta in fondo. Nello, parentesi, scusa, Prego. Nello, come si chiama in inglese il ruolo di Nello che fa Ranch? Comunque gestione piste, sicurezza, manager, preparazione del Ranch, track manager del Ranch, è quello che prepara la pista. Tra l'altro, secondo me il Ranch, da quando l'ha preso nelle mani lui, tu mi insegni che sei un rider e ci guidi. Io non ci guido, ma basta che vedo. Si vede dal colore della pista. Perché il colore della pista abbia fatto uno step importante. Okay. Tutti i sabati. Confermi, no? Rientra sempre nel fare la roba ben bene, Nello si vede. Magari ci mette un'ora e mezza in più, però la pista a posto. È quello importante. Torniamo a noi. Dicevi, ho conosciuto Vale lì, davanti a casa di Nello. C'era, mi ricorderò sempre, c'era una discesa e in fondo c'era una piscina di sabbia che si facevano giocare i bambini. Poi col tempo si è evoluta, è diventata quella con le palline, no? Poi una volta non c'era le palline, c'era la sabbia. C'era il sabbione. E c'era una discesa e tutti i ragazzini, tutti i bambini giocavano in questa piscina a pallone. Invece eravamo io e Vale e altri due miei amici che andavamo giù in questa discesa con il triciclo, ma forte, già tutti sbucci a caso, i pedali che andavano tutti veloci, pedali tutto così, lo sterzo davanti, ci andavamo ogni l'ammortizzatore di sesta non c'era. Forcella. E da lì forcella scarica di legno, di plastica. E quindi da lì secondo me già c'era da quel giorno lì si capiva tutto. Si capiva tutto qual un po', era la vostra passione, la nostra diciamo. passione, no? Se ci ripenso adesso, no? Dall'istanza di 40 e passanni. Poi da lì siamo sempre frequentati, sempre il nostro gruppo, poi siamo cresciuti, la storia delle api, gli scooter, 14 anni, sempre insieme, comunque io e lui, quelli che avevamo un po' più di feeling, no? C'è sempre l'amico che ha un po' più di feeling, no? Fino a che poi io l'ho sempre seguito nel CIV, andavo con lui. Ma lui tanto ha iniziato che aveva anche lui Lui ha iniziato a fare le gare serie nel 1993. Che categoria? Le gare, le Aspa Production. Ok. Proprio qui dove ha vinto, sì. Che quella volta però era una bella categoria. No? C'era la finale, c'erano 4 zone d'Italia dai piloti che c'erano e si facevano le selettive A, B, C, D, quindi dal nord, centro fino al sud. I primi 10 di queste categorie andavano a fare le finali. E nelle finali, ragazzi, era una rottura di scatole, gente che camminava vera. Le moto erano fantastiche perché era la Cagiva Mito, voi siete giovani, forse l'hai Cagiva Mito bellissima, poi c'era la PDRS, ma erano delle moto che poi quelle che rivedi nella strada che erano bellissime. Sì. E quindi da lì lui correva con la Cagiva Mito, con il team Lusuardi e sono state le sue prime gare vere. Ma te, l'altra mia curiosità, quando hai cominciato subito ad andare alle gare con lui? Cioè dalle minimoto? No, dalle prime ruote grandi. Anche dalle minimoto. Io con le minimoto facevo qualche giretto con le minimoto, ero veramente... Io avevo subito capito che non era la mia storia. Dalle minimoto andavo con lui perché era il suo amico, andavamo insieme, no? Ma lui si vedeva, faceva paura. E poi Mig con gli scooter, perché tanto noi andavamo forte, spingevamo per la strada, tanto erano anche altri tempi, e da lì capivi che questo qui era uno che non c'era verso di fargli mettere le ruote davanti mai, ok? Ma poi ripeto, gente comunque, anche gli altri nostri amici, gente che andava, non è che era gente che non era capace di andare, ma lui era lui. E quindi così, e poi ho iniziato, l'ho sempre seguito, poi ho iniziato a diventare un lavoro nel primo anno, nel 1998, il mio primo anno da Uzzo. Già 98, quindi già 250 infatti. Sì, ho fatto 96, 97, che ho fatto mi sembra le 7-8 gare, 10 in Europa, ma da tifoso, amico, con lui andavo alle gare. Per il gusto di andare alle gare. Per il gusto di andare alle gare. E poi nel 98 mi ha detto, guarda, a me servirebbe una persona, a fine 97
mi servirebbe una persona l'anno prossimo che mi aiutasse, che mi desse una mano, eccetera eccetera. Io insomma 17-18 anni presente, quindi avevo nel 98, 79, 18 anni, 19 anni, 18 anni. Comunque quegli anni lì, dai. 19 anni. E da lì ho iniziato a lavorare e da lì è partito Lucio. Ho capito, ma bellissimo. Quindi dopo lei hai cominciato a capire subito che potesse diventare una cosa seria, anche perché quell'altro nel 98 già aveva vinto mondiale, in più anche nel 98 si è presentato bene, e hai cominciato subito a pensare di seguire, di starci insieme per molto. Io lì sinceramente non pensavo quanto stavo insieme a lui, pensavo che era una figata, perché noi siamo nati, come dicevo prima, dall'asilo e cresciuti con l'idea delle moto. Io, il mio idolo era Schwanz, non era... Esatto, voglio sapere. Non era, il mio idolo era Schwanz, non era Baggio, con tutto il rispetto che ho per Baggio, che per carità il signore, però molti miei amici arrivavano a scuola con la maglia dei calciatori dell'epoca, io arrivavo con la maglia di Schwanz. Ok, già quella volta. Mi rompevano anche le scatole e io mi incazzavo anche un po', dicevo dai, andate andare voi con quelli che avete voi addosso, io voglio Kevin, no? Avevo lo scooter costruito io, Schwanz dipendente, proprio mamma mia. Ne abbiamo parlato infatti anche con Franco, insomma Kevin. Sì. E poi i miei anni, cioè io mi ricordo 88-89, io avevo 10 anni, quindi ti immagini un bambino di 10 anni che vede sto pazzo scatenato con la Suzuki Pepsi col 34, che arriva a Suzuka, ti fa tutta l'ultima curva, la 1 di traverso, tutto così, che mette proprio la vita sul serbatoio ogni curva. Hai detto, chi sei? Io voglio te. Hai scelto lui. Grande. A Tavuglia in quegli anni, cioè come si viveva a Tavuglia quando Vale cominciava a vincere le prime gare, i primi mondiali, voi come amici, ma anche il paese quando cominciava a capire di avere in casa una figura importante. Sì, è sempre stato un paese anomalo, secondo me, Tavuglia. Già da prima? Sì, già ripensandoci un po' adesso, no? È vero che a scuola andavo e c'era qualcuno con la maglia del calcio, il calciatore, eccetera, eccetera, perché il calcio comunque in Italia regna, no? Sì. Ha sempre regnato e sempre regnerà come sport. Però è sempre stato un po' un paese anomalo, perché la passione della moto c'è sempre stata a Tavuglia. Io mi ricordo che andavo in giro con mio babbo, che aveva fatto un team di moto che si chiamava il Friends Team, te non ti ricordi? Piloti Fabio Sandroni e Stefano Franca con l'RG 250 e loro avevano fatto, non lo sapevi, loro avevano fatto un team, mio babbo con altri 3 amici, a spese loro si spendeva quella volta 15 milioni per fare una stagione, no? 7.500 euro di adesso, anche 8.000 euro, e facevi una stagione, ma 6 gare in Italia, 6 appuntamenti in Italia con l'RG 250 da strada, quindi mi ricordo che i costi erano limitati, li mettevano loro. No, pur di andare un po' per uno, pur di creare questo team, pur di andare in giro, pur di respirare l'odore di benzina. Io andavo con mio babbo, io avevo 5 anni, 6 anni, 7 anni, avevo quell'età lì più o meno, no? E quindi Tavuglia è sempre stato un paese che secondo me si sono tutti concentrati, che c'è stata una concentrazione magica, che volevano un pilota. Secondo me una tipo legge dell'attrazione, questi sono i miei pensieri malati. Bello, no? Bellissimo. Perché comunque sia, tu pensa, mio babbo fa il team qui insieme a quei suoi amici, si parlava di piloti moto. di Tavuglia, tra l'altro Piloti di Tavuglia, hai capito? E che mi ricordo poi che Stefano Franca al curvone qui, che si girava al contrario, si è rotto una clavicola. Era stata come rompersi una clavicola quella volta, era come, non so, andare il gladiatore del bar con la clavicola, io di morto la clavicola. Per andare in moto, a Misano, una roba da sboroni. Una roba da sboroni. E quindi secondo me c'era un gruppo veramente, lo Zoccolo Duro, veramente appassionata di moto. E a un certo punto arriva Vale, no? Io posso parlare un po'? Parlo, Arriva Vale, no? Arriva Vale e inizia comunque a andare forte, no? Che ha il fiol, parla un po' di dialetto, poi ci sarà il sottotitolo. E il fiol Graziano Rossi, no? Oppure era il fiol la geometra, che la mamma faceva che va forte. Io comunque sponsorizzavo al paese questo Vale, no? Perché questo va, no? Questo va. E mi ricordo gli adulti, i veri appassionati, mio padre, Federici grande, Patrizio, grandissimo, lui grandissimo stimatore, Marcello Cardellini, che l'orefice di Tavuglia, tutti i tuoi cari amici, noi nostri conoscenti da sempre, che sono tutte persone adulte.
Loro mi facevano arrabbiare, no, quello non va niente, no. Invece in realtà era un po' per sfottermi, no? A me e a Caroni, che eravamo lì, questo va. Allora mi ricordo che un giorno li abbiamo invitati tutti qua, ma sarebbero venuti lo stesso, a Misano a vedere Vale. E da lì Vale fece una gara che nel 94 o 90, forse 95 già con le GP. Gara, e allora sono andato dai ragazzi e ho detto: ho visto che gara che ha fatto, adesso voi ci aiutate a fondare il fan club. Okay. E gli ho detto sì. E loro, io e Caroni, e allora loro fanno sì. Ma Vale come era andato? Aveva vinto tipo? Aveva vinto, sì. Allora ci aiutate a fondare il fan club di Vale, no? Perché noi comunque avevamo 14 anni, 15 anni, io non sapevo neanche iniziare a dare le mani, a fondare un caffè nella società e prendi l'immobile, l'affitto, dove vado. A parte che non avevo una lira da far due, quindi li abbiamo coinvolti e naturalmente loro sì, e io mi ricordo che io e Nico siamo arrivati un giorno con un foglio di carta e abbiamo detto: voi per favore avete detto che dovete firmare, insomma, che fate questo cavolo di fan club. Hanno firmato e abbiamo fatto il fan club, e da lì è nato il fan club nel 1995. Pensa che spettacolo stare in quel bar in quel periodo. È nato un po' così, poi loro comunque sono stati veramente dei grandissimi di parola, e io ultimamente tipo un anno fa ho visto il foglio, ho rivisto Frattesi ce l'ha con la mia calligrafia, da lì è nato il fan club di Vale, che forse è stato uno dei fan club più fighi della storia dei fan club, secondo me. Assolutamente, con tutte le regole. Sì. Quindi comunque a Tavuglia dopo l'hanno capito subito, c'era un bel clima. Sì, è stato un clima di festa quando hanno capito che questo qui andava così, era quello che voleva, quello che il paese voleva e quello che secondo me il paese si meritava per tutto quello che aveva dato già a quello sport prima che arrivasse Vale. Bello, ma mi sarebbe piaciuto veramente vedere, mettermi dentro di voi, sentire quello che vivevate quando il vostro paese insomma vi celebrava, comunque arrivavate a casa bellissimo, tutto giallo, bellissimo. Perché poi gente che vedi da quando sei piccolo, le prime feste sono state bellissime, proprio belle per il paese. Ma invece con Vale, quando eravate giovani, no? Quando eravate dei ragazzini con i motorini così, cioè cosa si faceva quella volta che degli appassionati di moto, anzi non degli appassionati di moto, Valentino Rossi con motorino e i suoi amici, cosa facevate? Andavano al Malindi probabilmente. Allora noi secondo me il nostro sport anche ci ha salvato da tante altre. Noi ci piaceva andare in discoteca, noi ci piaceva il tragitto per andare in discoteca. Ma guarda, chiediglielo Vale quanto tanto si siederà in questa poltrona, da Tavuglia, anche lui, fagli queste domande. Cioè noi di andare a ballare non ce ne fregava niente, ci piaceva discoteca un po' più lontana dove c'erano un po' più di curve. Certo. Andiamo là al Peter, che è un po' più lontano di quello, c'è la collina, perché c'è quel pezzo lì da fare, no? Noi partivamo da Tavuglia, una brancata, quanti eravate? 12-13 scooter, e tutti belli te li ricordi qualcuno? No, quelli tuo fratello sicuro, tuo fratello si ricorda i nostri scooter, vabbè, comunque belli ignoranti. E andavamo a ballare e poi stavamo un'ora dentro a casa che dobbiamo farla pagare. Abbiamo vissuto come tutti i ragazzi di quell'età lì, di quel periodo lì, dove c'era molta passione, secondo me, del motorsport generale e soprattutto delle due ruote, che adesso forse un po' manca. Come mai infatti secondo adesso, a parte che ha smesso Valentino probabilmente, però in generale il motorsport come mai è calato secondo te? Cosa che te che hai vissuto tutto questo periodo? Io non lo so che cos'è sinceramente. Quello che so è che vedo che c'è un po' meno passione anche da parte dei giovani. Sì, non la becchi più il gruppo che i motorini. Non lo so, forse Vale, sai, ci vorrebbe non lo so, non ho idea, un giovane che se l'abbiamo, i giovani vanno forte, adesso giocano con la PlayStation. Può darsi che sia quello. Sì, ma realisticamente anche per strada una volta è anche un po' diverso. Le 125 che parlavamo prima, quello lì è marcato stramorto. Mamma mia, non c'è più nessuno. Adesso sono brutti. Non mi piacciono molto le moto di adesso, con le 4 tempi. 4 tempi. Continuando a parlare appunto di quando hai cominciato a essere Luccio, il vero Uccio, io ti vorrei chiedere innanzitutto quali sono state, prima di arrivare ai momenti più belli vissuti con Vale, tante sfaccettature, innanzitutto hai litigato mai molto con Vale? Litighi mai con Vale, tu essendo una persona sua stretta vicina? Non ti sono mai capitate delle litigate? Questa è una domanda che mi hanno fatto in tanti. Sì.
Hai sentito la risposta? Allora, litigato, non ho mai litigato, anche perché lui è intelligente, quindi fa fatica a litigare. E io sono quello invece un po' più testa calda. E quindi ha sempre cercato di evitare lo scontro. Però tante volte qualche battibecco c'è stato, anche perché comunque io gli ho sempre detto le cose come le vedevo io, come secondo me era giusto farle. Poi non so se magari poi era la cosa giusta. Io parlo di andare in moto, no? Quindi in qualche gara, quando secondo me sbagliava, mi dispiaceva. Certo. Glielo dicevo in maniera animata, però litigare no, ecco. Tutta roba costruttiva alla fine, per poi quello che... L'unica litigata seria che abbiamo fatto quando eravamo giovani, quando avevamo 15-16 anni, per una ragazza. Okay. Ecco, che quelle sono cose che si fanno, no? Sì, per motorini, andavate giù da Pollastre. Sì, c'era una ragazzina bellina da matti. Io pensavo che lei, cavolo, mi piaceva da matti, invece poi in realtà a lei piaceva lui, quindi questo qui è stato per me un po' uno shock. E lì mi sono girate veramente le scatole quella volta lì. Però sono robe che capita. Danno fastidio, fanno ridere, certo. fanno ridere. Però in 20 anni di carriera, però dai, se avete litigato poco così, no, ma poi ci vuole intelligenza, dai. Lui la sua. Ok, basta uno. Ma e poi invece quali sono state appunto le cose, i momenti più belli che hai vissuto di fianco a Vale, ma forse anche i più pesanti, più brutti, non so, comunque quali sono state le emozioni più belle in tutti sti mondiali, tutte ste gare, tutte queste esperienze? E altra cosa, com'è stato da giovanissimi lanciarsi in un panorama mondiale, anche quando Vale andava nella squadra tipo HRC, che c'erano gli australiani, voi avevate 20 anni, usciti da Tavuglia, diciamo, com'era affacciarsi nel mondo in quel contesto lì? Ma meraviglioso. Allora, prima di tutto era bellissimo, perché comunque a noi quella gente lì la vedevamo in tele 2 anni prima, non 15 anni prima, quindi noi siamo arrivati in 2 e mezzo, quando che eravamo, io ero tifoso di Capirossi, è tutto di botto, poi è Santa successo. Madre, quindi e poi dopo 2 anni gli facevamo, si era in bagarre, lo fregavamo che spesso, no? Quindi è stato molto immediata la cosa, ok? Però fino alla 250 è stato tutto molto veloce, tutto molto bello, tutto senza intoppi, tutto di slancio. Sei giovanissimo, c'è 17 anni, 18 ne avevamo, c'è 25 vinta, e adesso facciamo 250, vinciamo le ultime 4 gare del mondiale. E in quel periodo lì com'era il contesto del motomondiale e in Italia anche? Chi si guardava la tele, ecco lì, c'era... ecco perché non c'è più lì era, secondo me eravamo il primo sport, le moto, se non era il primo sport, con il calcio eravamo pari, perché andava sulla Rai poi quella volta, c'erano Capirossi, Biagi, Vale che facevano delle gare d'antonomia, no? Perché gare fantastiche, e la gente guardava le moto, tutte le moto, e quindi in Italia c'era un gran gas generale per le moto, la terra tremava un po' per la moto, no? Quando eravamo in Mugello, già dalla salita che facevi e la discesa parallela alla Arrabbiata, che andavi nel Padova, già da lì, e quello lì adesso un po' manca, però non andiamo a parlare delle cose brutte, tanto non le possiamo risolvere noi facciamo il massimo, facciamo l'Academy, facciamo il team, più Tagliani, noi più di così non possiamo fare. Ma a livello di paddock proprio, com'è cambiata la situation? È paragonabile. Il livello di paddock erano panini, mortadella e salame, camper uno sopra l'altro, un po' di disorganizzazione. Il box erano, non si poteva paragonare a quello di adesso, era giusto per quel periodo lì. E poi da quando è arrivato al 4 tempi, da lì sono iniziate veramente un po' a cambiare le cose, anche a livello di paddock, a livello di budget, di soldi, e un po' di tutto secondo me. Fino a che c'era 2 tempi era molto pane e mortadella, anche con le 500. Ma quando appunto dopo, visto che sono arrivati 2 tempi, io la mia curiosità, te la ripeto, cioè quando voi avevate 19-20 anni, che si arrivava il team HRC, infatti te vai avanti. Allora arrivavo lì, noi 99 anno devastante, e mi ricordo campione del mondo 250 anno bellissimo. Mi ricordo che iniziavamo a vedere i primi uomini Honda intorno al panorama Rossi, e mi ricordo che ci fu un incontro veramente molto molto importante tra Graziano Rossi, io parlo, tanto ormai sono passati un sacco di anni, ma poi sono cose che
se vengono fuori adesso fanno solo ridere, fa solo piacere secondo me agli appassionati. E mi ricordo che lì ci fu un incontro molto molto importante fra Graziano Rossi, che curava un po' le cose di Vale in quegli anni, e Carlo Florenzano, grande Carlo Florenzano, che dove saluto. Adesso vai, allegria ci sta. Allegria! Ciao Carlo. Molto molto importante a Barcellona del 99, e dove mi ricordo dico un aneddoto che Graziano doveva fare questo appuntamento nel camper. Noi avevamo un camperino che guidavo io, ma un mobilvetta piccolissimo, e c'eravamo io e Caroni che non ci svegliavamo praticamente, no? Quindi sentivo bussare forte, così, pensa che anni fantastici. E io dico, erano andati a fare il paluzzino, si dice in romagnolo, del pomeriggio, tipo erano le 4 del pomeriggio, finite le prove, andiamo a riposarci un po', ma a riposarci siamo caduti in un sonno pesantissimo. Non sapevamo naturalmente che Graziano aveva un incontro, forse un incontro più importante della carriera di Vale, uno dei, punto, ecco. Col di poi. Perché era passato dalla 250 alla 500 con Carlo Florenzano. Fatto sta che poi mi sono svegliato, questo è entrato Graziano, incavato come me, comincia bene, no? E però per fortuna poi l'incontro, io non sono stato presente, che non ero troppo giovane, erano loro due che gestivano le cose, Carlo e Graziano, però ho saputo che poi l'incontro è andato bene, no? E lì ho iniziato a respirare l'aria del grande salto, e poi nel frattempo c'era il problema che Vale arrivava da me, gli ho detto Vale, firmiamo 500, lui fa io non firmo fino a che non vinco la 250, perché se io non divento campione del mondo 250 non firmo. Così vince in tutte le categorie. Sì, ma Vale, non possiamo, perché questi qui non ci aspettano, quindi come facciamo? Cioè bisogna che firmi, no? Io non firmo, perché se io non vinco il mondiale 250 io voglio rimanere nel 2000, voglio rimanere nel 250. Bisogna che questi qui però non ci aspettano, e alla fine vuoi non vuoi ha firmato, ha dovuto vincere comunque. Ha firmato, e dopo da lì è toccato vincere tutte le gare quasi, no, vabbè. Campione del mondo, anno 500, siamo arrivati ai 500. Mi ricordo che Vale fece un pressing importantissimo su Rossano Brazzi, non so se questa dalla cosa 250 sì, per portarlo in 500, e Rossano, che tu hai avuto come capotecnico numero 1, salutiamo la grande, non so se vedrà questo episodio, grande Rossano, grande Rossi, che secondo noi è stato un po' il capotecnico, quello che ci ha svezzati, ecco, ci ha fatto fare il grande salto a Vale, ma anche a me, perché io, se alla sera mi vedeva a mezzanotte e mezza, lui no perché dormiva già nel Pado, qualcuno gli andava a dire che io mezzanotte e mezza ero nel Pado, avevo 19 anni, potrò stare fino a mezzanotte un attimo nel Pado, io il giorno dopo entravo nel box. Ok. Io arrivavo nel box con le mie robe. Poca acqua nel vino voleva. Poca acqua nel vino. Arrivavo con le mie robe nel box, tutto comunque porta quello, porta quell'altro. Te stai lì, te ne entre in un dialetto romagnolo. Io Rossi, cosa fa? Dove ero ieri sera? Dormo lì nel camper. Te prima di mezzanotte hanno detto che è letto. Va bene, ok. Quindi non ti faceva entrare. Io andavo da Vale, dicevo Vale, non posso stare qui durante il turno, non può. E lui mi diceva, Uccio, io non posso fare niente. Quindi fuori, ok. Quindi per quello che dico, che mi ha insegnato tanto anche a me. E Vale voleva Rossano, che ci aveva fatto fare un bello step, anche in 500. E lui purtroppo mi tocca andare in Belgio, io sono grande, e non è voluto venire con noi. E quello lì è stato per noi non bello, no? Perché comunque sia, avevamo la nostra squadra. Poi, vuoi non vuoi, nel frattempo Duan si fa male Duan, e questo Vale inizia ad andare veramente forte. Rossano ci dice di no, ma arriva Jeremy Bargis che va dalla Honda, che lo volevano mettere, non mi ricordo con chi, con Gibernau, adesso non mi ricordo, e Jeremy Bargis gli dice io vado avanti solo se ho Valentino Rossi, perché se no, perché Valentino Rossi è un pilota giovane che mi piace, che mi dà stimoli. Jeremy anche lui all'epoca aveva vinto tutto, stravinto tutto, 20.000 mondiali con Mamola, con Garner, con Duan. E io ho detto, io non ho più voglia di andare in giro nel mondo se non ho questo ragazzo qui che mi stimola, ok? Quindi, allora, noi iniziamo un sacco di gare, la Honda abbiamo firmato il contratto, Rossano Brasso dice no, Bargi si dice così, e automaticamente nasce il matrimonio tra i più vincenti della storia del motociclismo, Rossi Bargis. Primo anno in 500. Motocicletta bellissima. Motocicletta dei sogni. E come era quando sei arrivato? La Madonna, questa è bellissima, ragazzi. Allora, primo test 500. L'HRC, la casa dei sogni di chiunque
motociclistico, comunque bravo, appassionato, no? Ok, l'HRC. Andiamo a novembre a Jerez a fare il test con l'HRC, il prima volta che proviamo la moto. Allora io arriviamo presto, ci mettiamo lì tutti, dappertutto si dormiva, quelli fighi dormivano alla Cueva, no? Che era l'hotel attaccato lì che c'è tuttora a Jerez, e veniamo giù dalla Cueva e non arrivavano, non c'era il box, non c'era niente ancora, quello non c'era, ma dove siamo? Ma non arriva. A un certo punto arriva un pulmino, ragazzi, ve lo giuro, bianco, ma un daily, furgone normale, furgone piuttosto messo anche non benissimo, a rent, a noleggio, e scendono Jeremy Burgess che lo guidava, no, era di fianco, e Bernard che era il nostro meccanico. Quindi Burgess e un meccanico, due hanno scaricato, hanno aperto il camion, ve lo giuro ragazzi, hanno aperto il camioncino, hanno tirato giù 4 pannelli di box, una cassettiera delle chiavi e la Honda 500 da Madonna hanno tirato fuori. E noi che momento, sì, bocca aperta, cioè noi pensavamo a chissà cosa, e Jeremy è arrivato lì e si è presentato con noi la prima volta. Jeremy Burgess, tutti in australiano. Io non capivo neanche, solo il cognome ho capito la prima volta, penso. E a Bernard, grande meccanico di Reney, storico di Reney, storico di Vale, è stato con noi 20 anni e adesso di Quartararo, quindi parliamo del top. Sì. E scendono loro due, mi ricordo, Burgess maglioncino rombi, neri e marroni, jeans, Levis, tutto bello stretto, e Timberland col cassettino fuori bianco. Che spettacolo! Cioè per noi era stile capotecnico proprio. Poi si docciava la mattina, arrivava che non faceva il tempo a asciugarsi i capelli, quindi tutto all'indietro con il pettine, così Burgess, bagnati. Spettacolo. Poi si asciugavano durante allora la cambiava. mattinata. No, vabbè, Coca-Cola Light, grande. Jeremy è stato e lì abbiamo provato la moto, e Vale, e in camera la sera mi dice: Uccio, sai, poi faccio fatica a guidarla, non riesco a tenerla bassa. Avevamo preso tipo 2 secondi, ma già un tempo vero. Io non la tengo per terra, esco dalla 5, mi si impegna fino alla, poi non riesco a frenare. Era piuttosto preoccupato. Nel 2000 chi c'era? Biagi ha vinto il mondiale, Kenny Roberts. Questo era nel novembre 99, quando abbiamo fatto il test. Il primo giorno che Vale prova la moto, la 500, prima volta, alle 6 della sera andiamo in hotel, alle 7 della sera andiamo in hotel. Com'è? Perché lì non mi sbilanciavo a chiedergli troppo, no? C'è la gente, no. Io e lui, com'è? Dura. Cioè, non riesco a guidarla, salta di qua, salta di là. Uscita da 5 mi si impensa le parti, tipo, stiamo calmi, ma no, è la prima volta. Ed era già 2 secondi la primo giorno? Eravamo 2 secondi più o meno, adesso non ti vorrei dire una cavolata. Ma già, comunque un rookie che arriva, tocca che va forte. Poi quelle sono moto. Ma tocca così forte. E il secondo giorno mi sembra che aveva girato come Duan. Subito. E da lì, cioè, entusiasmo. Burgess proprio lo vedevi che lui era un entusiasta di base, perché Burgess abbiamo vinto il mondiale nel 2004, c'è la scena storica che chiude nel 2001 in Australia, gara della Madonna, vinciamo il mondiale, chiude la cartellina e fa good job. Cioè, massima espressione, hai capito? Good job, no? È stato molto più gasato del secondo giorno quando aveva la prova tra 500 di quando aveva vinto il mondiale poi nel 2001. Quindi fantastico, e da lì poi dopo è iniziato un po' il nostro percorso nella classe regina. Poi siamo andati in Sudafrica 2000, quindi l'altro test in Malesia è andato bene, poi andiamo in Sudafrica, qualifica sesto, seconda fila, madonna. Allora Jeremy, io in griglia, e Jeremy dice: mi raccomando, c'è un passo che ci possiamo togliere delle soddisfazioni, mi raccomando, stai tranquillo, parte male, 14-12, bello, non mi ricordo, partito bene, ma come sempre partivamo con i cani, e poi fa sto cavolo di recupero, ma tipo arriva davanti, terzo, quarto, e poi una sassata, lo si è andati a prendere di là delle reti. Jeremy mi ricordo che ha capito quello che gli abbiamo detto, però uno forte dimostra subito, non puoi dirgli di andare piano, di ragionare, di gestire il talento, quello è talento, quello è chiaro. Ma invece appunto questo sicuramente, ma tra i momenti più belli vissuti insieme non c'è anche il 2004? Assolutamente sì, è stato, guarda, i momenti brutti. Te da Uccio quali sono stati? 2004, belli, te l'ho detto, il 2000
2004 più bella la prima gara o più bello Phillip Island l'ultima? Perché c'è anche... questa è una domanda della Madonna, Fisci. E forse il 2000, non lo so, sono due emozioni uguali. 2004 la Sudafrica o Australia sono due emozioni diverse ma uguali. Non lo saprei quale è meglio delle due. Due gare poi devastanti. Sì. Ma invece è dopo tutte queste grandi annate di... Il periodo brutto è stato 2003, quando vincevamo tutto con la Honda e andavamo nel box, c'era un'atmosfera brutta. E mi chiedi momenti brutti e momenti belli. Ti ho detto un po' di momenti belli, adesso ti ho detto un po' di momenti meno belli, che praticamente eravamo fortissimo, vincevamo le gare e entravamo nel box, un muso lungo. Jeremy no, ma tutti i giapponesi gli davamo fastidio, no? Ma perché? Perché loro dicevano che con la Honda vinceva chiunque, e comunque Valentino Rossi non vinceva la Honda, vinceva Valentino Rossi, e invece il super capo Nakajima si chiamava, barbone, bianco, posso dire la parola, una delle persone più stronze che ho conosciuto nella mia vita, diceva che con quella moto lì avrebbero vinto chiunque, ok? Che Valentino era un dipendente della Honda ed era un dipendente come tutti gli altri. È proprio giapponese. E i giapponesi ne ho conosciuti tanti nella nostra vita e carriera. Questo qui era proprio, i giapponesi sono fighi, questo qua era un po' più antipatichino, e quindi un'atmosfera bruttissima. E mi ricordo che poi c'era sto forcing di Davide Brivio di Yamaha in parallelo, e quindi mi ricordo che loro a un certo punto hanno capito che non firmavamo con la Honda, che Vale non firmava con la Honda, e mi ricordo una scena che te l'ho raccontata. Praticamente arriviamo a Montegi 2003 e noi eravamo indipendenti, noi avevamo la nostra macchina, no? Sai che da Montegi l'hai fatto 1000 volte, da Neda, da Tokyo che arrivi a Neda, arrivi a Narita, dove arrivi, ma c'è sempre quelle 2 o 3 ore di macchina, no? E noi avevamo la nostra macchina, invece lì arriviamo un giorno all'aeroporto e ci viene a prendere Carlo Fiorani all'aeroporto di Neda, adesso non mi ricordo, di Tokyo, Cletra, sono 2 o 3, non mi ricordo quale. E facciamo il viaggio con lui, e si dice no, perché c'è un po' di malumore in Honda, perché comunque sia dovevi firmare il contratto 2 settimane fa, invece non lo stai firmando, e così ci parla, ci attacca una pezza, proprio grande Carlo, salutiamo anche Carlo che è stato veramente un grande, e ci attacca una pezza, e oddio, sto muovendo il cavo, e annasiamo qualcosa di strano, no? E poi a un certo punto arriviamo al weekend di Motegi e lui arriva il giovedì e ci prende sto contrattone e ci dice guarda, se non firmi Vale questo weekend in Honda per te forse non c'è più posto, no? In che senso? Proprio così, come lo dico io a voi adesso, perché i nostri capi Nakajima si sta un po' innervosendo, no? E noi Vale prendiamo questo contratto, lo mettiamo, prende i container, no? Dei Motegi sul frigo, no? E lui lo appoggia sul frigo. Dopo qualche giorno è tornato a prendere il contratto era ancora sul frigo, lasciato lì intoccato. No, sto esagerando, però comunque letto, sul frigo non c'erano i segni di penna sopra. Bravo. Comunque, e da lì la Honda ha capito forse che saremmo nativi. Questo è un momento brutto, però hai capito, per tornare a poi momenti brutti di momento di un ragazzo che comunque vince le gare, si impegna, fa da matti, e non basta neanche far così perché comunque c'è qualcosa che non va. E poi è provata la Yamaha e torniamo a momenti belli che dicevamo prima, che sono stati degli anni fantastici. Anche perché io la storia l'abbiamo sentita tantissime volte, anche parlare Valentino, però lasciare da dentro quella motocicletta lì, che era adesso un capolavoro di motocicletta, 5 cilindri, una roba finta. No, finta, era una roba, andava da sola. La paura non ce l'avevate? Sai che cos'era, Fisci? È che io vedevo Vale che non si divertiva più, non si concentrava più come prima, tanto è vero che prendevamo la paga da Ukawa, abbiamo preso anche, è successo. Quindi secondo me, se dopo lui un po' perdeva quello, avevo paura che poi non ci saremmo più divertiti, di conseguenza non ci sarebbero più arrivati i risultati, anche con la Honda. Okay. Perché comunque... Certo, se c'è il mood sbagliato, poi dopo non è facile. E poi io non lo so, noi abbiamo avuto questo innamoramento di Yamaha e soprattutto di Davide Brivio, ma la prima volta che abbiamo visto la Yamaha, ragazzi, è stata una cosa tragica. Sì, rispetto alla Honda era un altro paio di mani. Ma poi io nel mio modo, te mi conosci bene a me, no? E allora arriva Brivio, io Yamaha firmavo il giorno dopo. E te me l'avevi detto come di della Yamaha, bellissimo. Il giorno dopo firmavo Yamaha, e Vale mi fa, oh Dio, cosa stai dicendo? Io Vale firmiamo, perché comunque Davide mi piaceva la carica che aveva nei vostri confronti. Bravo, finalmente qualcuno che ti voleva bene, perché adesso non voglio parlare male della Honda, la Honda
ci ha regalato un sacco di emozioni, però ripeto, alla fine del rapporto c'era un po' di freddura, no? Attriti. Come è normale che sia. E invece di qua c'era un calore, proprio un gas, che è quello che ci piace a noi, no? Dai, alla fine la voglio vedere. Vale, mi fai? Dai, sei sicuro? Allora Davide prima ci organizza un incontro super segreto a Donington 2003. A distanza di 21 anni si può raccontare, anche se era segreto. È prescritto. È scritto da qualche parte, che secondo me Sì. è vero, è uscito da qualche parte. No, ma poi è caduto in prescrizione, c'è il Cordon Show, dai. Vabbè, comunque non so scritto, non è scritto, comunque la racconto. E andiamo con il cappuccio io e Vale, box 23 della Yamaha, brivio, messaggi, no? Che c'erano ancora i telefoni quelli farlocchi, che non si capiva niente. Ok, messaggio arriva dopo un po' in Europa, non in Italia. Non avevi il 5G. Sì, io sì. mi ricordo queste beghe qui, capito? Non prende. Sì, Dov'è? sì. Allora andiamo davanti al 23, ma due ladri. Tutti incappucciati. Arriviamo al 23 e mi fa: Davide, c'è la porta aperta. Entriamo dentro e vediamo la Yamaha, la prima volta di Cecca. La Yamaha di Cecca, o di Melandri, non mi ricordo. Vabbè, comunque una Yamaha, MotoGP, box MotoGP. E lì la Honda era, cioè, Gioiellino. quelli c'erano i figli a spenzoloni. Però comunque sia, dai, è stato sempre. Ma Vale cosa ha detto? Vale ha detto della moto? che la moto non devo andare a vederla così, Uccio, mi sembra molto indietro rispetto alla Honda, eccetera, eccetera. Poi arriva il giorno che l'ha provata in Malesia. E A fine 2003? No. A inizio 2003? Ah no, è vero, non poteva, non ha voluto la Honda. È vero che tutto l'anno praticamente noi andiamo dalla Honda, lasciamo la Honda, andiamo alla Yamaha, moto della Madosca, moto un po' meno. Biaggi fa il contrario, il nostro accenimo rivale fa il contrario, arriva dalla Yamaha alla Honda, lui prova nell'inverno del 2003, fa i record della pista e noi a casa perché non potevamo girare. Bruttissimo, c'era Vale, la dovevi vedere, da su per il muro, pitbull in gabbia. Però secondo me quello lì ci ha dato ancora un po' più di carogna, perché la Honda non ce l'ha lasciato fino al 31/12/2003, quindi non potevamo provare niente. Grazie, ok, proprio stato il benvenuto, hai capito? E quell'altro provava i tempi. Poi era appoggiato al Team Pons, ma aveva il supporto factory. Capirà la Honda, ha detto questo va via, gli diamo a Biaggi, gli diamo il supporto factory per farci il mazzo noi, no? Giustamente. Arriviamo a metà gennaio del 2004, andiamo in Malesia, prima volta che la proviamo, cioè proprio scende giù a piedi, presente in Malesia, ha fatto il primo run, scende dalla moto, guarda, ragazzi, tutti dicono, sta moto non è male, per niente, 2 o 3 sono svenuti secondo me. E poi a me mi ha guardato e mi ha detto: guarda che sta moto non va mica male, manca un po' di sotto, ti dirò che Dio, ho detto, lo sapevo. Da lì ragazzi, ve lo giuro, non è per dire le cavolate, da quel momento lì ho capito che si poteva fare. Non so vincere il mondiale, ok, non voglio dire le cazzate, però ritornare a fare, però ho detto qui se non vinciamo la prima vinciamo la seconda. Ho pensato fra me e me, poi questo qui è stato a menare come un fabbro, tempi no, questo che... E poi dopo è arrivato uno staff di Yamaha, Furusawa, hanno investito i soldi, hanno cambiato un po' la struttura del motore, la mappatura, quindi tolto non mi ricordo, 3 valvole, 4 valvole, aveva un po' più di sotto, la moto sotto era un po' meglio, hanno investito, hanno fatto la Yamaha praticamente quello che ci disse Brivio e la Yamaha hanno fatto tutto quello che ci hanno detto, abbiamo fatto bene a crederli, hanno fatto tutto quello che hanno detto e Vale ha rispettato. Hanno creduto tanto in lui. Hanno creduto tanto in lui, ma credersi, sicuro ci credi, è facile credere a uno che vince 4 mondiali di fila, però anche dargli alla sfida hanno investito, hanno fatto tutto quello che è stato chiesto. E vorrei chiederti una cosa, le rivalità più belle, più vissute, cosa succedeva? Te come la vivevi, tra l'altro? Anche? Malissimo. Spettacolo. Allora io sempre molto verace, mi stavano sul cavolo tutti, sul cavolo a livello sportivo, certo. proprio, no? Però la rivalità più bella, secondo me, più sana e genuina, io ci ripensi, no? Poi alle cose, è un conto che le vivi in quel momento lì e hai una percezione diversa da come le vivi dopo 20 anni o 15 anni, no? Quindi adesso io ripenso molto, no? La rivalità nostra, passate, eccetera, eccetera, e quella con Biaggi secondo me è stata la più bella di tutti. Sì, anche perché Vale e Biaggi erano tutti e due in un momento in Italia. Sì, Biaggi era il Valentino Rossi, ok?
quindi era il dio in terra, campione del mondo 3 volte con la Aprilia 250, 4 la quarta con la Honda, che comunque lui aveva fatto un lavorone perché aveva lasciato la Aprilia, che era la moto vincente, per andare con la Honda nel 97. Io ho detto vai, invece... è l'anno che vince la Rada Rada, scusa, Capirossi, invece no, rivince lui, e quindi tanto di cappello, pilota che comunque aveva qualcosa in più degli altri. Ed era, dai, Max era il dio in Italia, no? Sempre in tele, invitato dappertutto, era comunque molto popolare, passava in 500 a Londra nel 98 ed è passato, vince l'esordio, cioè un pilota a Suzuka, gara, noi esordio 250, tipo eravamo 11esimi, non mi ricordo, e rompiamo il motore. Ok, già un problema, 98 esordio, di rompiamo il motore, andiamo piano. Lui esordio in 500, vince davanti Duan. Da bordo pista l'hai vissuta? Sì. Madonna, è stata veramente una gara. Test, faceva paura. Complimenti, tanto di cappello. E quindi, e poi dopo, però erano rivalità alla distanza, no? Perché comunque noi facevamo 125, lui faceva 250. Noi facevamo le 250, lui faceva la 500. Ma tanto sapevo che prima o poi sarebbe arrivata questo scontro, no? Sportivo. E poi è arrivato finalmente il 2000, dove abbiamo iniziato a battagliare con lui, ed è stato bellissimo. Il 2000 andavamo a battagliare, ma il 2001 è stato un anno veramente bellissimo, secondo me. Bellissimo per il nostro sport, perché c'è stata una rivalità figa, sana, con tutti i problemi del caso, gli sfottò, però i Suzuka, cioè, tante, il Barcellona, tante, però sempre con un certo rispetto, chiamiamolo così, barra veracità si dice? Sì, no, sì. Non mi ricordo, non mi viene il termine, comunque con rispetto, ecco. E quindi stati veramente degli anni meravigliosi. Stima reciproca 2001, 2002, 2003, poi ha scritto comunque la storia del motociclismo, poi in Italia si godeva malamente. Cioè, quindi... una delle poche rivalità sullo stile calcistico, tra l'altro, vogliamo dirla tutta. Sì, se te mi chiedi il rivale che ricordo con me, meglio Biaggi, con maggiore me Biaggi. Bello, ma tutti sti anni... Il peggiore non te lo chiedo, no, quello non è un rivale. Okay. Lo sappiamo, infatti. Dopo tutti questi anni con Vale insieme, insomma, nel mondo della MotoGP, compagnia bella, tutti questi titoli, com'è stato quando comunque vi siete divisi, vi siete separati? Sì. Perché tu sei rimasto nel suo mondo, nella MotoGP, a gestire i team, e lui si è dato alle 4 ruote. Com'è stato per voi in questo caso, per te, la vostra separazione? Poi, aggiungo anche il ritiro, come l'hai vissuto tra l'anno del ritiro e i ritiri? Male ma bene. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il momento. Poi nel 2021 secondo me è stato un anno abbastanza faticoso, ecco, perché quando le cose non vengono sapevamo di smettere, dovevamo solamente arrivare alla fine, e ogni gara che passava ero contento perché comunque era giusto arrivare alla fine, però dall'altra parte ero scontento perché sapevo che stava finendo un'era, certo. C'era un cambio di vita che mi stava aspettando, ok? Prima ero scontento perché io da 17 anni al 2021, che ne avevo 43, 42, ho fatto quello. Cioè, non riesco a farci, nel senso, so cosa fare, cosa vorrò fare, so cosa farò, perché grazie a lui un'idea ce l'avevo già, però comunque è un cambio importante. E è stato molto... Per lui non lo so, dovete chiedere a lui, ma lui è una persona molto meno emotiva di me. Io invece sono molto anche emotivo. Ed è stato un cambiamento tosto, perché... Nel 2022 ho patito, perché ancora lo cercavo nei monitor. Dove Vale? Devo guardare il Maro, devo guardare il Bez, no Vale. Quindi non essere alle gare con lui, non vivere le gare con lui, non avere le emozioni con lui, non potergli dire qualcosa, non dormire insieme a lui nello stesso motorhome, non svegliarsi la mattina insieme, cose che abbiamo fatto per 25 anzi, santa madre, vuoi o non vuoi. E quindi non avere più il motorhome, dormire in hotel, viaggiare con la Ryanair, tante cose, sto scherzando, però tante cose che hai cambiato vita. Hai cambiato vita, vuoi o non vuoi. E poi
come dicevo prima, ha toccato di iniziare a lavorare davvero, anche perché comunque sia gestire la situazione del team MotoGP, adesso si scherza, si ride, Uzzo, bla bla, diciamo quel cavolo che vogliamo, ma comunque sia c'è una bella responsabilità, una bella bene. Però quello lì non mi ha fatto mai troppo paura, come dicevo prima. Però lo staccamento di lui l'ho accusato, non mi vergogno di dirlo, e lo sto accusando anche, perché comunque sia è una cosa che accusando nel senso buono, non accusando, sto accusando perché comunque non corre più ancora aspetta, altra parentesi, io intanto uso questa puntata per fare un appello a Cesare, del quale vi voglio chiedere chiedere la vostra relazione, come vi siete conosciuti, per dire che nelle sue versioni di Marmellata 25 io spero che cominci a dire da quando Rossi non corre. Ma lui l'ha fatta una versione a noi, ecco, che adesso non me la ricordo. Come vi siete conosciuti? Racconta, appunto, per usare questo momento. Veloce. Io praticamente appassionato di Cremonini a 1000. Già da giovane. Non in Luna Pop. Luna Pop non mi piacevano. Quando ho fatto Magus e Baggese e Bagus, il primo disco da solista, lì l'ho ascoltato la prima volta, ho ascoltato Gli uomini e le donne sono uguali, e da lì anni? Del 2003. E da lì è iniziato proprio a piacermi. Un giorno vado a una... Vale stava con una ragazza di Milano, vado a cena con la sua fidanzata insieme a Vale, e incontro uno che mi dice: io cantavo sempre Cremonini nella macchina. E lui mi fa: io lo conosco Cesare. Lui si chiama Andrea Patti, no? Io: come conosci Cesare? Sì, lo conosco Cesare. Lo chiama e me lo passa. Io, santa... Come quando ha tirato giù il Bargi da 500. Aspetta un attimo. Sì, dico: ciao Cesare, ciao Uzzo. Lui per fortuna vuoi che aveva visto una gara, mi conosceva. E lui mi ha detto: guarda, faccio un concerto tra un mese, ti mando gli inviti. All'epoca mi mandò gli inviti a casa, i biglietti a casa, a Milano, per andare al Teatro Smeraldo di Milano, data zero del tour. E io sono andato, gli ho detto: vale, io vado su. Lui vengo anch'io, e siamo andati su tutti, la nostra banda, e abbiamo visto il concerto. Dopo il concerto c'era l'after show del concerto, e lì l'abbiamo conosciuto. Questo era il 2004, era in marzo-aprile 2004. Bello, e poi da lì siamo diventati veramente... Sai, hai paura di conoscere il tuo idolo, no? Come quando ho conosciuto Schwanz, che adesso, delle volte che Schwanz mi scrive, ancora leggo 2 o 3 volte che mi Schwanz nel telefonino, che mi Schwanz. Sì, mi scrive lui, è lui che mi scrive, no? Hai paura sempre, come ho incontrato Kevin, di conoscere i tuoi miti, i tuoi idoli, hai paura che non siano come tu li vuoi, come tu te li immagini per il momento che magari sono brutte persone, sono persone. Invece anche Cesare è una persona fantastica, e da lì è nata proprio un'amicizia. Salutiamo Cesare. Grande Cesare, ti aspettiamo qua a sedere qui. Allegria. Ho capito. Invece altri personaggi che avete conosciuto insieme a Vale? Tutti li ho conosciuti. Jordan, mi ricordo Jordan. Una volta salgo con le tutte dentro. Vasco. Sì, salgo con le tutte a Laguna Seca, si prendevano il motore a noleggio, no? A Laguna 2005 penso, non mi ricordo. Salgo con le tutte, che sai, il motorhome poi c'ha queste entrate, sono grandi, ma queste entrate maledette così. Te hai il casco di una mano, le tutte, perché la tuta è una di quelle robe che si aggancia da tutte le parti. O prende il velcro da qualche parte e si attacca, o si incastra una saponetta. Ora salgo le scale tutto così, perché non ci passavo, un po' anche la mia mole. Guardo, mi giro di fianco al motorhome e vedo Jordan. Non tuo cosino, Michael. È vero, perché ho un cugino che si chiama Salucci, salutiamo. Ciao Jordan. Ciao. E vedo Jordan, quello vero, Michael, e che tra l'altro mi ricordo, perché ho avuto qualche dubbio. Io non sapevo, Vale naturalmente nel suo stile, mica mi ha detto che veniva, io arrivo tutto così, Jordan, e mi ricordo che ho detto che ero sicuro, perché stava così con la testa, hai capito? Nel motorhome non ci stava. Allora se avevi qualche dubbio era lui che era Jordan, no? E questa è stata bellissima, me la ricorderò, guarda, per tutta la vita. Poi lui, figo, pazzesco. Poi ho visto arrivare a sto sfigato che ero io, con tutte le robe nelle mani, vabbè, bellissimo. Poi quando abbiamo conosciuto Brad Pitt, con lui abbiamo avuto la fortuna di conoscere veramente della gente di fighissima, quindi bene, grazie Vale. Fighissimi. Ma allora, visto che stiamo arrivando quasi alla conclusione, io vorrei che tu, perché hai avuto una parentesi nelle 4 ruote, anche te, ci hai portato oggi il tuo casco, che cosa hai fatto nelle 4 ruote con questo casco? Vabbè. Allora, guarda, le 4 ruote, io, grazie a Graziano, abbiamo sempre un po' guidato da giovani, da piccoli, con Vale, e comunque questo casco è veramente figo. Ho sempre pensato che mi piacevano le macchine. Allora ho iniziato a fare qualche garetta, mi sono divertito. Abbiamo vinto anche una 12 ore insieme a Vale, quello è stato per me un grandissimo onore. Abu Dhabi, il Maro.
Sì, questo è un casco che mi ha fatto Aldo, mi ha fatto Drudi, che io sono uno con la U di Uzzo, sì, con la U di Uzzo, che non si capisce molto bene, però a me piacciono le cose molto semplici, stilizzate, perché io con Aldo sono un grande stimatore delle cose semplici. Allora gli ho chiesto ad Aldo di farmi un casco veramente molto semplice, lui subito ha detto sì, lo sapevo Uzzo che ti piacevano le robe semplici, ti piacciono le cose semplici, ed abbiamo fatto questo casco in bandiera italiana perché mi piaceva andare a Abu Dhabi con la bandiera italiana, la mia U e la mia famiglia, qua ci sono i 3 palloncini che è la mia famiglia, quella io la Vitto e mia moglie, l'Academy e basta, un po' in maniera molto semplice un po' la mia storia. Il casco è meraviglioso, ma come forma del casco è da macchina fantastico, sono una cosa un oggetto proprio da tenere così anche. Da coi cavi sopra. Adesso purtroppo lo uso per fare la garetta dell'Academy con i kart. Infatti ho dovuto attaccare la cosa per attaccare la radio lì quella Carletto me l'ha fatto il lavoro, guarda che lavorone. Vedi. Quando viene via verrà via tutta la vernice. No. Sì, però per chiudere il discorso con le macchine, dai, è stato un divertimento, mi sono tolto qualche soddisfazione e basta. Flamegni dice che sei un pilota da notte. Sai cos'è che, anche a parte gli scherzi, una cosa seria delle macchine, a me mi è sempre piaciuto fare il pilota, anche per cercare di capire cosa voi provate in quei momenti lì. E ti assicuro che tu puoi fare la gara che vuoi, che sia il mondiale del santo Dio o la gara dei kart dell'Academy, quello che tu provi lì, certo, okay, è sempre uguale, più o meno sempre uguale, no? Quindi per me fare il Rally di Monza, comunque un bel appuntamento, fare delle gare importanti del campionato europeo GT a Abu Dhabi mi ha aiutato a capire voi, certo, per il mio lavoro. Infatti potrebbe aiutarti nel lavoro, volevo dire. Mi ha aiutato molto. Sei più empatico col pilota. Sai più cosa devi dire o non devi dire in quei momenti, ecco. Dai, che figata. Sì. Io mi sono divertito, ma però ho anche preso degli spunti. Secondo me, Filo, è ora. Come anticipava Andrea, è ora della rubrica più amata dagli italiani. Fammi sentire il conduttore. Allegria! E le domande di Instagram. Ci scrive Daniele Digi 22. Che cosa cambieresti nel sistema, tra virgolette, c'è scritto, quindi sistema, per facilitare un ragazzino ad emergere? Domandina da 2 minuti. Ma poi forse sei te il sistema, tra l'altro, a questo punto. No, io non sono nessun sistema. Limiterei i costi delle moto, un po' in generale, ma è un discorso che si fa molto facile per rispondere in una maniera. Poi limiti i costi delle moto, i ragazzi si formano meno, c'è tutta una storia. Sinceramente non so bene rispondere, però abbasserei un po' i costi in generale. Aumentiamo gli stipendi. Magari, quello non sarebbe male. Allora, Giulio Betto ci scrive: fuori dalla pista, con amici per esempio, si parla spesso di moto e gare? Si parla sempre. Secondo me i discorsi sono sempre due. Quelli. Sì, ma sono sempre due. Sì. La moto la figa. Dai, tanto. Ciao amore mio, saluto mia moglie. Su questo la bippiamo, però tanto obiettivamente su. Sì, purtroppo il nostro basta mondo. Comunque, dire, sì. Guarda, il nostro mondo anche fuori dalle gare è condizionato dal nostro lavoro, vuoi non vuoi, quindi si parla spesso di moto, non è che dico che sono quello, no, quando vado a casa basta, stacco, tanto la gente che frequenta è appassionata, mi sono appassionato, quindi sì, rispondo alla domanda, parliamo spesso di moto. Siete sempre in giro, c'è anche quello stile di vita che magari influisce. Grazie Giulio Betto. Ok, invece in ultimo abbiamo JMC 925. Quanto sei felice di quello che fai? Da 1 a 10? Non so. 10. Sono contentissimo di quello che faccio, mi piacciono avanti il mio lavoro, mi sembra molte volte che non sia neanche un lavoro, anche se lo è, e quindi faccio quello che mi piace e sono fortunato. Cambieresti qualcosa del presente o del passato? Rifaresti qualcosa di diverso? Mi sembra un po', questa è una domanda da Marzullo. Sì, ma io infatti seguo quella gente, metto la camicia a righe. Ma la notte è femmina o maschio? Cos'è che mi hai chiesto? Se cambieresti qualcosa. Ma normale, qualcosa cambierei, però no, non cambierei niente. Ganzo, bravo. È finita la rubrica, grazie a tutti. Allegria. Ragazzi, io non posso fare altro come sempre di ringraziare il mio ospite qua accanto con il numero 64 da Tavuglia, Alessio Uccio Salucci.
il mio co-host Filippo Carloni H. Fisci. Ciao a tutti. Grandi. Ciao Alessio, grazie. Io volevo ringraziarvi a voi due, mi sono divertito da matti, spero che siate divertiti anche voi. Un abbraccio a tutti. Ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti.